Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi mi vedete circondata da un po' di attrezzatura perché vorrei portarvi un contenuto un pochino più tecnico del solito e nello specifico che riguarda la sincronizzazione dei flash moderni con le macchine fotografiche a pellicola. Bene, eccoci qua. È un po' di tempo che volevo fare questo video perché quando io mi sono approcciata alla fotografia su pellicola, la prima cosa che mi sono chiesta, lavorando tanto con i flash normalmente nel mio lavoro in digitale, è stata, ma posso utilizzare i miei flash anche con un corpo macchina analogico? E questa risposta in realtà è sì, ed è abbastanza semplice anche il modo per farlo, ma in realtà, come dire, non è poi così scontato eh, trovare informazioni in merito e non è così scontato cercare in rete e trovare questa risposta in maniera chiara e semplice. Spero quindi che questo video possa servire a qualcuno che abbia questo dubbio e che così possa dipanarlo. Partiamo dal presupposto che ad oggi, nel 2023, esistono una varietà di strumenti per utilizzare luci artificiali flash, ok? Quindi stiamo parlando di luci non continue, non quelle che si usano quando si fa ad esempio videomaking. Esistono varie tipologie di flash, esistono delle monotorce da studio alimentate a corrente, che sono quelle che ovviamente vengono utilizzate per la maggiore nelle situazioni professionali. Esistono dei monotorcia a batteria, ma anche molto più compatti di questi. Questa attrezzatura che vedrete oggi non è assolutamente attrezzatura di livello top. Io sono partita a scattare anni fa, abbastanza con risorse limitate, e quindi man mano ho acquistato attrezzatura che mi serviva, man mano che mi serviva l'ho acquistata, alle volte ho fatto buoni acquisti, alle volte ho fatto acquisti peggiori, come sapete quando uno inizia va un po' a tentativi, c'è la volta che ci prendi e c'è la volta che ci prendi di meno e quindi ho fatto vari step, quindi nel tempo ho accumulato dell'attrezzatura che ovviamente adesso se mi capitasse di ad esempio vendere tutta questa attrezzatura mi comprerei un corredo uniforme di luci, tutte quante ad esempio dello stesso brand, perché come adesso vi spiegherò il meccanismo di sincronizzazione sarebbe magari più semplice e più immediato l'utilizzo. Prima di comprare questo tipo di attrezzatura, che sono ovviamente flash considerati diciamo solidi e comunque che reggono tanti lampi, tendono a surriscaldarsi poco, hanno un tempo di ricarica veloce, eccetera, eccetera, come tutti sono passata dalla fase dello speedlight. Lo speedlight è, o Cobra, chiamatelo come volete, è un piccolo flashettino portatile, ok, alimentato, questi a suo tempo erano alimentati a batteria, batterie, pile, insomma. Non so se adesso nel frattempo abbiano inventato, ma sicuramente sì, degli speedlight che sono alimentati con delle batterie ricaricabili proprio, insomma, al litio normali. E, diciamo che ovviamente questi oggettini hanno dei limiti, perché appunto hanno una capacità ridotta, hanno un tempo di ricarica tra un lampo e l'altro abbastanza lungo, hanno delle potenze limitate, insomma in certi casi risultano strette come attrezzature per chi deve lavorare magari in contesti in cui deve lavorare una giornata intera facendo migliaia di scatti. Però appunto a suo tempo anch'io ho fatto questo primissimo acquisto, questo era uno Yongnuo 563, non ho idea di cosa ci sia sul mercato attualmente perché non sono oggetti che utilizzo, quindi non saprei, ci saranno sicuramente mille cose. Vedete che questo flashettino ha la possibilità di essere attaccato direttamente sul corpo macchina con il contatto a caldo, oppure, quindi chi lo volesse usare on camera, cosa che a meno di casi eccezionali non è che proprio sia il top come resa a livello di illuminazione, oppure ha il suo ricevitorino che si mette sopra il contatto della macchina e riceve il segnale quando noi andiamo a premere il pulsante di scatto. Detto questo, questo è il funzionamento di qualunque flash che abbia uno scatto da remoto, diciamo così. Normalmente per questo tipo di flash si utilizzano dei trigger dedicati. I trigger sono degli affarini, questi qui, che fanno esattamente la stessa cosa, semplicemente è una componente esterna nel caso in cui il flash di partenza non ne sia dotato. Ad esempio questo qui, che è un flash a batteria, vedete è molto leggiadro, ha la sua batteria interna, chiaramente che si va a ricaricare, e poi ha qui dietro, volendo il collegamento per il cavo del sync, perché chiaramente se mettiamo che io ho il suo ricevitore
con le pile scariche, cosa faccio? Sono fregato? No, posso comunque collegarlo con il cavo. Questo vale direi anche per lo speedlight, sicuramente. Vediamo. Dubbione atroce, ma penso di sì perché sarebbe, sì esatto, ha il cavo del sync anche lui. Quindi cosa succede? Quando io devo andare a pilotare un flash, quello che devo fare è chiaramente trasmettere il segnale che sto scattando dal corpo macchina alla luce, d'accordo? E questa cosa quindi si fa appunto o in maniera wireless con appunto dei trigger dedicati oppure appunto con il cavo chiamato cavo del sync, ok? Perché chiaramente sincronizza la luce del flash con lo scatto. E questa cosa è importante perché quando io vado a lavorare con una luce di questo tipo devo tenere presente il tempo di sync della macchina. Quando parliamo di tempo di sync dobbiamo stare attenti perché quando noi utilizziamo un flash il lampo di luce deve essere esattamente all'interno del tempo in cui l'otturatore è completamente aperto e quindi il sensore è completamente esposto. Se il mio tempo di scatto è molto breve, avrò che le tende, invece che aprirsi completamente, lasciare aperto e richiudersi, quindi avremo un tempo in cui tutto quanto il nostro sensore è esposto alla luce, avremo che le tende salgono, diciamo così, lasciando una piccola spessura in mezzo, okay? Quindi salgono di pari passo. In questa occasione, se io vado a scattare con un flash di questo tipo, ottengo delle bande nere, perché sono oltre al tempo di sync, ok? Esistono flash apposta che si chiamano i flash ad high speed sync, ok, HSS, che utilizzano invece che un lampo solo una serie di lampi proprio per seguire quello che sono i movimenti delle tende man mano che si spostano. Non voglio fare una trattazione su questa cosa, in rete trovate chilometri di spiegazioni molto più precise di quelle che vi sto facendo io adesso come infarinatura. Quindi, tornando al nostro discorso, cosa succede? Quando io ho una torcia da studio come questa e la voglio usare con un corpo macchina digitale, che cosa faccio? Sono anche attrezzi molto semplici da utilizzare, vi faccio vedere brevemente. Io ho il mio pulsante di accensione e ho un pulsante che mi regola la potenza. Oltre a questo cosa posso fare? Posso comandare se è presente una luce pilota, che è quella che mi va a illuminare la scena per permettermi di prendere il fuoco correttamente. Posso decidere se tenere o meno il suono una volta che il flash scatta per avere il riferimento se per caso non vedo e quindi voglio avere il riferimento uditivo. E posso decidere se il flash lavora in slave oppure no. Cosa vuol dire? Questo tipo di attrezzature, diciamo, se io ho n torce tutte della stessa marca, molto probabilmente avranno un diciamo così, ricevitore dedicato in cui io posso comandarle separatamente, quindi avrò la comodità che dal mio aggeggino che metto sopra la macchina fotografica posso dire flash 1 potenza questa, flash 2 potenza quella, flash 3 potenza quell'altra, ok? E automaticamente il segnale verrà mandato a tutti i flash cioè a tutti e tre i flash contemporaneamente. Ipotizziamo che io, come per esempio nel mio caso, ho dei flash di marca diversa. Che cosa succede? Che per fare in modo che vengano triggerati contemporaneamente posso mettere uno in modalità slave rispetto all'altro. Quindi cosa vuol dire? Quando il mio flash vedrà un lampo di luce scatterà a sua volta. Ok? Teoricamente io posso anche andare a sovrapporre i contatti. Ok, ad esempio questo qui è il ricevitore dedicato di questo qui invece è un trigger generico che utilizzo per comandare qualunque tipo di flash che non abbia il suo trigger integrato, quindi vedete che qua ho il mio cavo del sync che esce dal flash, se trovo dove finisce, eccolo qua, che è già collegato al trigger gemello, ok? Vengono impostati ovviamente uno come ricevitore e l'altro come trasmettitore, in modo che quando io vado a scattare ottengo il mio lampo. Quindi ovviamente questo qui è quello che mi va a comandare quello collegato al flash, questo qui invece è quello che io andrò a mettere sopra il mio corpo macchina. In digitale appunto la trasmissione dell'impulso avviene tramite il contatto a caldo, quindi questo qui ovviamente è ottimizzato, cioè è con la configurazione corretta per il mio corpo macchina, che adesso non posso farvi vedere perché sta girando il video. E quindi il mio problema è, ma quando io devo andare a fare questa cosa su un corpo macchina analogico di 50 anni fa, come faccio? È possibile sincronizzare comunque il lampo di luce? La risposta è sì. Qual è il problema? Se voi, in base ovviamente ai corpi macchina che avete in mano, avrete che hanno teoricamente una specie di slitta, ok? Che spesso e volentieri però non ha il contatto, diciamo così, elettronico che permette questa sincronizzazione. Quindi io questo oggettino qui non so dove mettermelo, d'accordo?
E questo è il primo problema da risolvere. Poi devo andare a vedere il corpo macchina che tempo di sync ha, perché io devo sapere quando sto scattando qual è il tempo limite oltre al quale so che ottengo, invece che un'esposizione corretta, le bande nere che vi dicevo prima, d'accordo? A meno di non avere un flash con l'high speed sync, che appunto altro capitolo. Quindi il problema delle bande nere è un problema che io mi ritrovo sia in analogico che in digitale, perché è un problema che proprio deriva da come è fatto il flash e come è fatto il meccanismo di apertura e di chiusura del sensore della macchina, d'accordo? Cosa succede? Sulle macchine analogiche è riportato nella ghiera dei tempi, c'è un tempo che vedrete che è in rosso. Il tempo che vedrete riportato in rosso è il tempo di sync. Ad esempio, questa macchina ha un 125esimo, che vi dirò è anche abbastanza onesto, considerando che io in studio, bene o male, oltre al 200esimo non vado. Perché chiaramente se uso tempi molto stretti e devo lavorare a luce artificiale devo avere tanta luce, ok? Io considerate che di solito scatto con dei diaframmi abbastanza chiusi, quindi se voglio avere un tempo molto molto breve e un diaframma molto molto chiuso devo avere un flash di una potenza eccezionale, ok? Che ovviamente insomma costa tantissimo e chiaramente lo sovraccarico tanto. Ad esempio questo qui è un 800 watt. Un 800 watt è più che sufficiente per illuminare anche soltanto un e-commerce a figura intera standard, ok? Quindi questo flash per quanto mi riguarda è il mio flash diciamo principale. Prima lavoravo con un 600 watt e non ho mai avuto problemi neanche con quello. Questo qui che vedete è un altro 600 watt, però appunto è a batteria, quindi questo qui è quello che io mi porto quando devo scattare una campagna in esterna. Come vi dicevo, adesso esistono dei flash che sono molto più compatti, sono veramente fighissimi, mi è capitato di vederli da alcuni colleghi e veramente se potessi venderei questo, mi comprerei quello perché sono degli oggettini piccolissimi, se riesco a trovare il riferimento ve lo metto qua in sovraimpressione perché è un acquisto che io non vedo l'ora di fare, molto più leggeri, molto più portatili, molto più comodi, questo pesa un tot e ovviamente ha un'autonomia limitata, cioè io l'altro giorno ho scattato una campagna, ho scattato per 3 ore e mezza circa, è arrivato in fondo ma io ero con i sudori freddi perché voi mi direte non è una batteria di ricambio? La batteria di ricambio costa praticamente quanto il flash, quindi a suo tempo quando l'ho acquistato ho detto ehi aspetta investo altri 600 euro per comprare una batteria? No, per cui questo flash poverino sta andando avanti. Considerate anche che quando si lavora in esterna, io a suo tempo lo comprai 600 watt perché ero abituata che in interna lavoravo con un flash appunto da 600 watt. In realtà quando uno è in esterna, a meno che non stia scattando di notte, ovviamente l'illuminazione ambientale è abbastanza importante. Quindi che cosa succede? Che alla fine io questo flash lo uso al minimo della potenza e lo devo alle volte allontanare dei chilometri perché sennò ho la modella che è un fantasma, se voglio averla, se voglio avere ovviamente il background esposto correttamente. Stiamo parlando di situazioni diurne, ok? Se io voglio avere il background esposto correttamente e la punta di flash che uso quando lavoro a luce mista, mi trovo che devo sempre usarlo al minimo e andare indietro di chilometri, ok? Quindi sarebbe stato molto più intelligente comprare una cosa più piccola, magari un 200 watt, diciamo un 400 proprio per stare a larghi, e che sarebbe costato meno e sarebbe stato più piccolo. Quindi insomma questo è il classico acquisto che ho fatto sbagliato perché non avevo l'esperienza corretta per sapere che cosa mi conveniva comprare a livello di tipologia di flash. Chiusa parentesi. Torniamo al nostro problema in analogico, perché ovviamente quello che io vado a fare è scattare con questo, ovunque, scatto anche su pellicola. Quindi cosa succede? È molto semplice. La spiegazione è veramente banale. Io in questo caso vedete che ho il mio trigger che mi collega, diciamo, i due corpi, se questo fosse un corpo digitale. Quando io non ho la possibilità di collegare in questa maniera il mio trigger, devo andare a vedere se sul corpo macchina ho il buco per il jack del sync, che niente meno è che questo cavo, ok? Quindi io questo piccolo jackettino qua devo andare a vedere se sul corpo macchina ho il mio, come si dice, il mio buco dedicato e di base ovviamente tutti i corpi macchina ce l'hanno, questo è banalmente qui. Quindi vi faccio vedere che se io vado a caricare e scattare, vedete che ottengo esattamente il mio flash uguale a prima. Questa cosa è fighissima se ci pensate, perché vuol dire che io posso lavorare esattamente nella stessa maniera sia in analogico che in digitale. Quando poi sono furba, cosa faccio? Faccio che lo stesso set, perché ovviamente mi piace un sacco scattare a pellicola anche della moda, anzi adesso vi porterò un video apposito in cui vi parlo di questo discorso perché ci tengo particolarmente. Questa cosa per me è importante perché appunto io sono abituata a lavorare praticamente sempre con il flash in studio,
delle volte a luce completamente artificiale, in esterna comunque io lavoro quasi sempre a luce mista perché nell'impatto della fotografia di moda mi piace dare appunto una punta di flash e quindi trovavo limitante dover scattare sulla luce naturale, ok? Per cui questa cosa per me era veramente molto importante. Quindi cosa succede? Che per il momento ovviamente io ho il mio problema del avere il cavo, che comunque è un cavo di una discreta lunghezza. Ciò non toglie che io potrei chiaramente, se fossi meno pigra, prendere un cavo che mi collega questo con questo e a quel punto mi rimetterà il mio trigger su questo cavo che lascio attaccato al flash, che di solito vedete questa mini bustina che c'è qui sotto è il mio metodo casalingo per metterci dentro il cavo e il trigger, ok? Quindi io li caccio qui dentro in modo da non avere fili in mezzo ai piedi. Perché sapete bene che nei fili ci si inciampa continuamente, quindi si rompono oggetti a destra e a manca. I trigger in questo caso non servono, chiaramente, a meno che appunto io non voglia fare una cosa un pochino più avanzata, un pochino più professionale, quindi mi cerchi il metodo per collegare il cavo del sync a questo qui, che poi dopo mi andrà a far scattare l'altro trigger che è qui dentro. Spero di avervi fatto una panoramica, vedete che la cosa è veramente super semplice. Questo cosa vuol dire? Che io posso fare la stessa cosa anche con questo tipo di flash, ok? Come vado a farlo in questo caso? Avrò bisogno di un cavo, ovviamente perché il contatto a caldo non funziona, che mi va a collegare, infatti prima che ho fatto la domanda c'è il cavo del sync, certo che c'è, se no come facevo a usarlo, l'ho anche usato. Ci vuole il cavo apposito che mi vada a partire da qui e mi vada a collegare con questo, d'accordo? Con questo o direttamente con questo, cioè indifferente chiaramente, posso anche saltare il passaggio del ricevitore e trasmettitore, posso andare direttamente a sincronizzare la luce. E quindi, semplicissimo, dovete guardare due cose. Punto numero 1, qual è il tempo di sync della vostra macchina? Appunto vi dicevo, qui ho un 125esimo su questa Nikon, di cui vi vorrei anche parlare perché è un corpo macchina che ho da qualche mesetto e lo sto adorando rispetto alla mia Fujica di prima che era un po', insomma, poverina, era un po' indietro come corpo macchina per quello che dovevo fare. Io non sono mai stata una fan del corpo macchina figo, cioè la fotografia fatta bene non la fa il corpo macchina, la fa il fotografo, quindi non mi sentirete mai dire comprate attrezzatura chissà che, perché non credo che ce ne sia bisogno, a meno di casi eccezionali, di generi particolari che richiedono un certo tipo di risoluzione o richiedono insomma un certo tipo di non so neanche, sì, più che di risoluzione non saprei dirvi. Chiaro che quando scattate molto chiuso anche la qualità della lente passa un po' in secondo piano. È chiaro che se io faccio ritratti e lavoro a tutta apertura, allora è ovvio che la qualità della lente me ne accorgo molto di più, ma io ad esempio scatto a f8, f9, f11, f20 quando faccio del beauty, quindi immaginate, cioè, poter scattare anche con un fondo di una bottiglia che è uguale. Comunque, a parte questa divagazione, questo quanto. L'altra cosa quindi a cui dovete fare attenzione è trovare se la vostra camera ha il buco per il cavo del sync. Una volta che avete trovato quello siete a posto, avete la vostra luce, qualunque essa sia, prendete il vostro cavo, lo collegate e il corpo macchina scatterà senza il minimo problema. Il discorso del tempo di scatto, il tempo di sync, scusate, ve lo dico con particolare attenzione perché ad esempio io nella mia Fujica avevo un 60esimo. Un 60esimo comincia a essere un pochino stretto, ok? Quindi vi suggerisco, quando andate a guardare, se dovete comprare un corpo macchina analogico e vi interessa scattare anche a luce artificiale, vi consiglio di stare attenti anche a questo dettaglio. Chiaramente se ne trovate uno che ha almeno un 200esimo è top, perché appunto io sulla mia camera digitale ad esempio lavoro un 200esimo di solito ed è molto comodo perché io che cosa faccio? Imposto la luce artificiale con la digitale in modo da vedere quando ho l'esposizione corretta. Quindi mi metto sul corpo macchina digitale il mio tempo, che so che è al massimo un 125esimo, d'accordo? Quindi mi metto un 125esimo, mi metto gli stessi ISO della pellicola, ovviamente se posso farlo, quindi mettiamo che ho una pellicola 200 ASA, vado a mettermi i miei 200 ISO sulla macchina. A quel punto, quando io andrò a regolarmi il flash, se scatto con lo stesso diaframma, chiaramente, otterrò un'esposizione identica. Quindi, diciamo, vado sul sicuro perché l'ho imposto prima in digitale e poi dopo lavoro a pellicola senza avere il minimo problema. Quindi, insomma, spero di avervi fatto una panoramica che sia utile. Come vedete, la risposta alla domanda posso scattare con un flash in analogico è sì, e anche in maniera molto semplice. Quindi spero che approfitterete e coglierete l'occasione per testare anche questa feature delle vostre camere analogiche e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!